Buongiorno a tutti amici lettori e amiche. Oggi volevo parlare con voi degli ultimi regali che ho ricevuto per Natale, per il mio compleanno. Non so se l'ho detto, ma è a gennaio, quindi sono arrivati tutti in casa da poco. Quando li leggerò penso che farò un video più approfondito. Per adesso volevo solo parlarne un po' con voi, sapere se li conoscete, se li avete letti, se avete sentito gli autori, eccetera. Il primo libro che ho ricevuto da un'amica per Natale è un librone uscito da poco, che è questo, 8 milioni di dei, scritto da David B. Gill, un autore spagnolo contemporaneo che ha scritto pochi libri, 2 o 3 libri per ora, e viene considerato molto bravo, ha delle ottime recensioni. Il libro è un thriller storico ambientato nel Giappone del 1500, una specie di Il nome della rosa orientale. Se l'avete letto mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, poi chiaramente su questi libri ci farò un video più approfondito quando li avrò letti. Il secondo è un romanzo storico, anche questo, di cui ho sentito parlare in altri video, da altre recensioni, delle ottime recensioni, di un autore polacco, premio Nobel, mi pare nel 1905, anche se non è tra i più conosciuti, che è questo, Quo Vadis. Io ce l'ho in 2 volumi, c'è anche in un volume unico. Come vedete una bellissima rilegatura, questo è di Famiglia Cristiana. Anche questo è un regalo che mi hanno fatto i miei familiari. Ne è stato tratto almeno un film, diversi veramente. Sono sicura che l'avrete sentito, anche serie TV, eccetera. Una storia d'amore tormentata, di ambientazione storica, ambientata ai tempi di Nerone, in epoca romana, all'epoca di Nerone, e ho sentito ottime recensioni anche su questo romanzo, poi vi saprò dire di più quando l'avrò anche letto. Il terzo è questo, Il postino suona sempre 2 volte, genere thriller, noir, storia d'amore, uscito per la prima volta nel 1934, da cui sono stati tratti diversi film. Anche qui ho sentito ottime recensioni sull'autore, mi piacerebbe sapere se lo conoscete e cosa ne pensate. La trama, brevemente, è narrato in prima persona. Il romanzo si incentra sull'incontro tra Frank Chambers, giramondo e avventuriero, giunto un giorno alla taverna delle Due Querce, e Cora, la moglie del titolare della taverna, una donna dalla travolgente sensualità, che costei si accorge presto degli sguardi di Frank, il quale decide di accettare il lavoro di aiutante nella taverna che gli viene offerto. I due diventano amanti, progettano di uccidere il marito di Cora, un greco Papadakis dall'aspetto repellente, che viene colpito alla testa dalla moglie mentre nella vasca da bagno. Tuttavia il marito non muore e a questo punto Frank si allontana dal luogo, vedendo che la donna, presa dai rimorsi, ha abbandonato l'intenzione di lasciare il marito. Bene, questo è l'incipit, poi chiaramente non vi racconto come va a finire. Il romanzo fu pubblicato nel 1934 a New York e fu oggetto di ispirazione per autori quali Cesare Pavese, Nei paesi tuoi del 41, Albert Camus nello Straniero del 42, e grande successo diede al suo autore la fama di essere uno dei maestri della scuola del genere noir e del giallo d'azione hard boiled, a cui appartengono Dashiell Hammett e Raymond Chandler, di cui ho già parlato qui sul canale. Vi lascio i video magari qui nelle schede. Lo stile asciutto e la prosa cruda, nonché l'atmosfera ancora sconvolta dagli strascichi della Grande Depressione e la lontananza dalle chimere del sogno americano, lo avvicinano al realismo di Bukowski e John Fante. Queste sono le recensioni che ho trovato. Il libro è stato tradotto a 26 lingue, trasposto al cinema più volte, in Italia è pubblicato da diversi editori, riportato anche tra i migliori 100 gialli di sempre, che vi lascio qui in descrizione come sempre. L'altro libro che mi hanno regalato è questo, Il curioso caso di Benjamin Button. Scommetto che non sapevate che è stato tratto da un racconto, il famoso film. Il titolo originale è Curious Case of Benjamin Button, questo. Io ho la versione in italiano e in inglese. Come vedete è proprio un libricino, la versione in 2 lingue, mentre il film è lunghissimo. E il libro è un racconto per bambini di Francis Scott Fitzgerald, l'autore di Tenera la notte e il grande Gatsby.
È stato dato al cinema nel famoso film di David Fincher con Brad Pitt e Kate Blanchett. Se non l'avete visto ve lo consiglio. Confesso che non sapevo che fosse un racconto di questo autore, l'ho scoperto adesso. E se voi lo sapevate, se lo conoscevate, mi piacerebbe sapere la vostra opinione. Il libro è proposto come racconto per ragazzi da 10 anni in su, una specie di favola. E di cosa parla? È un caso alquanto bizzarro, quello di Benjamin Button, un individuo che viene alla luce nel 1860 a Baltimora, nasce anziano, nasce vecchio e col passare degli anni diventa sempre più giovane. Non esiste la normalità nella vita del protagonista e lui, emarginato dalla realtà, si crea un mondo suo, riuscendo ad essere felice lo stesso. È una fiaba divertente, ma fa riflettere sulle difficoltà dell'uomo di comprendere e accettare qualcosa di diverso e apparentemente inspiegabile. È un romanzo moderno, nonostante che sia stato scritto nel 1922, e l'autore, attraverso la sua metafora nel libro il curioso caso di Benjamin Button, cerca di mostrare come il momento di piena saggezza e esperienza sembra essere più che altro quello dell'infanzia, mentre la senilità rappresenta il regresso, il decadimento, l'incomprensione. Nel mezzo tra i due momenti c'è la vita migliore, quella del confronto, del godimento e della profondità dei sentimenti. Bene amici, se conoscete questi libri fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, invitate i vostri amici al prossimo video, ciao, a presto.